Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube, il canale YouTube più bello del mondo. Ormai da quando mi segui ci sono questi video che fanno, non so se c'hai presente, come si chiama? Asmar? No, non che io dico asma, su quelli là che parlano così e fanno sentire i rumori. Dice che è rilassante o che la gente si stimola. Comunque insomma non so perché te lo sto raccontando all'ingresso di un video in cui vado a parlare di come mi sono trovata con due borse e niente, questo video parleremo di borse originali fra donne fighe, io meno di te ovviamente, e si presuppone che tu ti sia iscritta al mio canale perché sai che compro le borse che non mi pagano, e quindi per ripagarmi di questo impegno mi sostieni con un like, con un commento, con una condivisione, con quello che vuoi, basta che fai qualcosa e non mi abbandoni. Ti racconto com'è andata con Baldinini e con Bru Milano. Faccia seria, faccia seria. Ti piace? Sigla! Allora, provo ad... schiarisco la voce. Provo a non essere troppo dura. Però partiamo così. Aspetta che sto inciampando nel microfono e quindi voglio far vedere. Tu non vedrai, ma mi sto infilando il microfono sotto il body. Detto questo, partiamo da Baldinini e dalla disavventura che mi è accaduta. Una persona su Instagram mi fa: se fossi andata in negozio, supposto che avesse questa voce, non si prenda collera, non si offenda, non volevo imitarla, magari c'ha una voce così, no? Insomma, comunque mi scrive: se tu fossi andata in negozio l'antitaccheggio non l'avresti preso, sì, perché ovviamente suonava. Poi mi devono spiegare perché in una logistica che manda i prodotti a casa c'è l'antitaccheggio, vabbè, dettagli. Detto questo, è che poi i dettagli tecnici li avresti visti. Allora faccio due puntualizzazioni. La prima, che comprare online, in questo caso non tanto per Baldinini ma magari più per un brand tipo questo, tipo Bru Milano, è importante, cioè è importante anche portare avanti il concetto che bisogna comprare online, perché piccole realtà, paradossalmente le piccole realtà molto di più delle realtà grandi, possono avere un'opportunità di business attraverso lo sviluppo proprio dell'e-commerce. Ci sono tanti portali che lo fanno anche in maniera non gratuita, però è molto più semplice. Instagram si sta portando come piattaforma a vendere direttamente, quindi questo permetterà a tanti brand, alcuni ne ho recensiti, li trovi nelle playlist, di brand che non hanno possibilità nella fase di startup di vendere attraverso e-commerce, che comunque costa, e quindi di essere supportati dal punto di vista tech dal fatto di vendere online, perché uno dà per scontato, dici Baldinini, tu vai nel negozio. Detto questo, a parte che non è semplice per me andare cioè mettermi lì, a meno che non ci passi davanti, ma andarmi a cercare il negozio, arriva in quel posto, prenditi, vatti a guardare le cose. Quando sono in negozio non è vero che è così normale che io mi metta, cioè non è che metto a fare il dettaglio tecnico, cioè ti immagini, salve, buongiorno, come posso essere utile? No, volevo vedere una borsa, però ci volevo fare un attimo una recensione, perché poi sai com'è, me le metto sul canale, devo raccontare alle mie amiche cosa va e cosa non va, cioè non è funziona. Oppure vado in un negozio, prendo la borsa e faccio la tiro fuori, faccio così. È ovvio che in grandi linee io lo faccio, però molto spesso, soprattutto quando vado a comprare le borse, sono mossa da una componente emotiva. Ti succede anche online, tu vai sul sito, cominci a comprare e compri per una questione emotiva. È molto più semplice la funzione di acquisto, cioè è molto più facile che tu acquisti su un sito se è facile comprare, se non ti senti intimidita. Io ad esempio, che ho 8000 completi,
riflessi, se mi fossi dovuta mettere nello specchio a guardarmi così, con magari una commessa poco elegante o poco educata, o che semplicemente stava pensando alle cose sue, però magari mi guarda sott'occhio, a me dà fastidio. E quindi io l'online lo vedo come un'opportunità per non sentirmi a disagio, è un'opportunità per scegliere e poter dire non mi piace, è un'opportunità per mettermi in gioco e anche per guardarmi le cose mie. Poi succedono delle cose che sono un po' strane, perché sinceramente un'azienda così grande che fa delle stupidaggini del genere, vabbè, mettiamola che può succedere, può succedere. Non è tanto l'antitaccheggio, perché poi sono stati relativamente celeri nel cambiarmi la borsa, e che comunque abbiamo dovuto sollecitare 2 o 3 volte, ci sono le mail, la foto, perché ovviamente hanno voluto vedere, poi hanno mandato a prendere il prodotto, ci sono voluti penso più o meno una decina di giorni per riavere la borsa. Non è proprio il massimo della vita, quindi da un'azienda del genere, con una borsa con questo punto prezzo, con questo livello di prezzo che ha il brand, mi aspetto qualcosina in più, in tutta sincerità, e me l'aspetto anche dal punto di vista proprio di qualità del prodotto. È una borsa che comunque a prezzo pieno costa oltre 500 euro, una borsetta che a prezzo pieno costa oltre 500 euro, ed è, tolto che micro, si sono evidenziati poi dei difetti che sinceramente dico pure, perché la componente interna della borsa è fatta di questa pochettina di tessuto, dove ci sono questi angolini che sporgono a vario titolo fuori, senza infamia e senza lode. Come ti ho detto nell'altra cosa, le cuciture sono fatte bene. La cosa che mi è piaciuta molto sono tutti gli accessori logati, anche se non pesano tantissimo, questi qua all'interno. E poi c'è questa borsettina interna che è bella, ed è bella anche da sola, cioè per dirti, utilizzando dei foulard o delle cose per, anzi, o cambiare pochettina per dire, e fare dei contrasti di colore. Quindi da questo punto di vista bellina. 200 e passa euro per questa borsa, devo dire, mi sono fatta prendere molto dall'emotività, mettiamola così, perché in tutta sincerità non li rispenderei, e per tutti questi dettagli tecnici che in parte ti ho fatto vedere nel video della recensione, che ti invito ad andare a guardare dopo che hai visto questo video, e se non ci hai messo un like, mi raccomando, sostienimi anche in quel video là, non trovo corrispondenza fra il prezzo pagato e la qualità del brand. Ti ho già fatto vedere la questione della tintura, e questo è dovuto probabilmente un po' di, c'è un tipo di tintura che è tipo un collante neutro, qualcuno lo chiama in un'altra maniera, magari non è stato fatto asciugare o preso bene, non è bello questa cosa, insomma te l'ho fatta vedere che viene via la tintura e spellecchia. Questa cosa qui non è affatto bella per questo punto prezzo della borsa. Dall'altro lato c'è che sono ceduti alcuni punticini, che ovviamente io dico sempre che ci vuole a metterli dentro. Considera che noi spesso, quando è capitano certe cose, usiamo anche un tipo di colla che permette di fare in modo che poi questo puntino non fuoriesca. Ornella batte filo di cotone 1-0. Vabbè, nel frattempo metto anche quest'altro dentro. Detto questo, in tutta sincerità io mi aspetto che certe cose vengano curate nei minimi dettagli, proprio in maniera maniacale, anche perché per questo livello di prezzo di altre borse ne ho comprate e comunque ci fanno molta attenzione, voi Cromia, voi Trussardi, altri brand che ho comunque recensito, quindi devo essere sincera, so e sono convinta che molto di quello che ho pagato per questi soldi è questo, è del marchetto, ci sta. Se la vogliamo facciamo un piccolo, diciamo, asteriscone, dove metto che come ripeto sempre, il prezzo è il mercato a cui un brand si vuole affacciare, e quindi è ovvio che Baldinini nel corso degli anni, anche per solo semplicemente se vai a guardare dove ha posizionato i negozi, e quindi in zone strategiche anche dal punto di vista diciamo di Milano o di altre grandi città, ha cercato di elevare un pochino il brand a un brand di semilusso, ovviamente un lusso molto accessibile e
che come concetto si avvicina molto a quella fascia di prezzo di persone che possono spendere 400, 500, 600 euro e vogliono scegliere un prodotto made in Italy e tutto il resto. Ovviamente io mi aspetto da un certo tipo di made in Italy che, oltre a trovare giusto che ognuno si posizioni a seconda del mercato a cui si vuole affacciare a una fascia di prezzo, di avere anche dal punto di vista del servizio di reso, di assistenza o comunque proprio di qualità prodotto qualcosina in più. Quindi non mi sento di ripromuovere Baldinini, mi riprometto di riacquistare qualche altro prodotto, o spero di poterli incontrare un giorno anche per capire. Comunque è un'azienda che sta crescendo tanto e quindi ci sta che magari si possano commettere degli errori in certi momenti strategici di crescita. Passiamo adesso all'altro brand, altra storia, altra corsa. Questo sempre un brand made in Italy. Questa storia qua di questi ragazzi figli di Domenico, che insomma siamo follower reciproci sui social, e faccio notare una cosa, perché ci sono delle persone che sono andate a cercare il prodotto o comunque borse simili sul sito, perché ovviamente poi faccio il video, faccio l'articolo, lo share, condivido tutto sui social, su Instagram, dove spesso ci troviamo anche a chiacchierare con chi come me ha questa passione barra malattia, la borsite acuta, e che quindi non vuole guarire, ma ha la borsite originale acuta, quindi è ancora più profonda questa malattia e c'è ancora più stile rispetto alle altre malattie, e mi ha fatto notare che in pratica i prodotti di Brumilano, in questo caso in cui stiamo parlando, sono lievitati un pochino di prezzo e che non riescono a trovare le borse al prezzo più o meno che le ho acquistate io, a parte che non ricordo bene se le ho comprate, cioè le ho comprate in saldo sicuramente e le ho pagate un punto prezzo che magari ho un po' perché magari è una fine serie, o perché loro stanno provando a riposizionarsi dal punto di vista del mercato. Possono essere queste due componenti. In più so, e penso di averlo anche detto nell'altro video della recensione, che loro stanno cercando di risistemare alcuni dettagli tecnici che non apprezzavano particolarmente, e quindi può essere che a una certa qualità corrisponda anche un 10-20 euro in più di quello che è il prezzo di vendita. Però se tu hai informazioni scrivimelo qui sotto. Ovviamente se hai provato anche tu a comprare o se hai comprato poi dei prodotti, fammelo sapere. Dal punto di vista dell'utilizzo del prodotto, quello che mi sento di dire è che è una borsa non male. Ovviamente i dettagli tecnici, che spero stiano migliorando, partono dalla chiusura, perché pur essendo magnetica dà un po' di problemi quando si chiude, ma questo è un problema di ste chiusure qua fatte così, e soprattutto di queste patte così larghe, perché normalmente la patta si chiude al centro, questa si deve chiudere su due lati, e quindi o si fanno le chiusure interne e le si fa centrate benissimo, o altrimenti si rischia, come in questo caso, vedi che si aggancia da un lato ma dall'altro lato ho difficoltà ad agganciarla. La borsa mantiene bene, non si è sporcata un granché, tranne un pochino qui. Voglio testare anche cambiando, perché sai, se non te lo ricordi te lo faccio vedere, che queste borse hanno la possibilità di avere la patta intercambiabile. Questo mi ricordavo tanto il mio musetto bellissimo e quindi voglio vedere, comprando qualche altra patta e abbinandola, che cosa può risultare. Quindi mi sento di ripromuoverlo, anche se ti riprometto di comprare qualche altro prodotto, perché voglio testare e voglio vedere se poi effettivamente al tipo di aumento prezzo è corrisposto anche quell'effettivo aumento di qualità, che vado a fiducia sia stato così, ma sono come San Tommaso e quindi voglio approfondire, voglio capire. E proprio a proposito di questo ti volevo chiedere quali aspetti proprio del mondo delle borse, di quello che sto facendo, sto portando avanti su questo canale, può essere più interessante per te. Potrebbe interessarti, che ne so, che ti raccontassi come è fatta una scarpa e quindi chiedessi a qualcuno di andare in fabbrica, di far vedere tutto
tutto il processo produttivo, così per le cinture, portafogli, perché te lo ripeto, borsa è una cosa, piccola pelletteria, quindi portafogli, portachiavi e tutto il resto è un'altra cosa, cinture ancora un'altra, scarpe ancora un'altra, e sulle scarpe ci sarebbero poi le scarpe, i sandali. Insomma, fammi sapere se questo tipo di video può interessarti, se può interessarti che qualche brand mi inviti in fabbrica. In questo ti invito a fare una cosa fighissima che sto facendo pure io. Quando vado a comprare una borsa online, offline, quindi in negozio, chiedo sempre dove è prodotta la borsa. Quando mi rispondono made in Italy, perché di solito se tu fai questa domanda, che cosa succede? Che se è all'estero cominciano con delle iper parabole del tipo: c'era una volta il brand che era su un cavallo bianco, correva in una foresta, poi è caduto, si è addormentato, è venuta la fata cattiva, per dirti poi che sono fatte magari in Cina. Per sviarti da sta cosa ti raccontano tutto il mondo e tu dici: no, ma io volevo sapere dove è prodotta la borsa. E quello che ho iniziato a fare: no, perché noi ci stiamo avvicinando. Tutti quanti ti diranno che poi i brand stanno cercando di ritornare in Italia laddove non producono in Italia e sviano su altre cose, quelli là più preparati. Le persone più impreparate, quando ti trovi a vendere, poverine, delle mie amiche dicono: tu sei pure, insomma, esagero, fai tipo interrogatorio, sono un po' più timide, ti rispondono: è fatta all'estero, sul generico. Oppure qualcuno non lo sa, che la cosa più brutta è che vanno a prendere l'etichetta da dentro. Vabbè, uno che lavora in un negozio dovrebbe sapere che sta vendendo, però mettiamo che ci può essere un attimo di imbarazzo, perché la cosa strana è che non tutti quanti chiedono dove è fatta la borsa. Poi che succede? Che quando mi dicono invece è fatta in Italia, faccio: e dove è fatta? E quindi nel caso ad esempio di Queria Fiorentina ho avuto la risposta, mi hanno descritto le fabbriche dove vengono prodotte. Nel caso di altri brand ho avuto la possibilità, o so dove sono le fabbriche. Mi piacerebbe che le fabbriche mi invitassero, ma per farlo, se non sei tu che quando vai a comprare una borsa, ma così una maglia, così una scarpa, così una cintura, cominci a chiedere: ma dove è fatta la borsa? Chi la fa questa borsa? Diventa complicato anche per me far capire ai brand che sarebbe carino far vedere dove producono le cose. E quindi con questo impegno reciproco e con questa rottura di scatole che faremo alle commesse ai centri assistenza per sapere dove sono fatte le cose, quindi chiederemo: dove è fatto questo scaffale, dove è fatto questo foglio di carta, dove è fatta questa luce, dove è fatto questo pompon che ci ho appeso vicino alla maglia, dove è fatto quel materiale, dove è fatto quella borsa, dove è fatta quella scarpa, dove è fatta quella palette da usare per gli occhi, dove è fatto quel profumo, dove è fatto, e poi dopo dove è fatto, come è fatto e perché lo fai. Cara ragazza mia, ci vediamo al prossimo video. Ciao da Ornella!